Ciao a tutti, le persone false, come smascherarle e come comportarsi con loro? Beh, intanto diciamo che ci sono diverse tipologie di persone false. La falsità ovviamente si può dimostrare in due modi. Uno dissimulando, come dire, delle situazioni, non rendendo note. L'altra è quella di dire proprio una cosa falsa. È ovvio che una persona, il marito che non dice alla moglie che ha l'amante, in realtà sta dissimulando, sta nascondendo e quindi è da considerare una persona falsa, perché il tradimento già di per sé rappresenta una falsità. Beh, è evidente che un altro modo per essere falsi è quello invece di dire, la moglie chiede dove sei stato e lui dice sono stato a cena con degli amici e invece è stato a letto con l'amante. Questa è una falsità, diciamo, data proprio dal dire qualcosa di diverso. Ora, come facciamo a smascherare le persone false? Ci sono diversi indicatori che ci possono dare delle informazioni. Intanto, ad esempio, proprio nel caso del tradimento, quando una persona cambia un comportamento, inizia a dissimulare, ad esempio, delle emozioni, come ad esempio la rabbia, non la manifesta, fino a ieri litigate furiose, furibonde per dire, e poi oggi invece niente, tutto tranquillo, è molto probabile che ci sia una falsità sottostante, che ci sia un tradimento sottostante. Perché diciamo che il tradimento è un po' come un ammortizzatore sociale, no? Va a ridurre la tensione, perché è evidente che se il marito e la moglie avevano una forte tensione, se uno dei due, diciamo così, in questo caso ho fatto l'ipotesi del marito, si fa l'amante, parte della tensione che prima aveva compressa e scaricava sulla moglie come forma di litigata, ora diciamo se la vive come tensione, pathos con l'amante e con la moglie non manifesta più questo fatto, anche perché gli verranno pure i sensi di colpa, per cui eviterà anche di esibire, diciamo, delle grosse, per così dire, tensioni, no? E quindi questi cambiamenti spesso nascondono comunque dei tradimenti o delle falsità sottostanti. Quindi cambiamenti di comportamento nel bene e nel male, nel più e nello sbagliato, nel più o nel meno, diciamo, ci danno delle indicazioni che forse c'è qualcosa che ci tiene nascosto la persona. Ecco, potremmo dire qualcosa che ci tiene nascosto. Ad esempio, anche nel più, cioè la moglie che stava sempre come dire, usciva sempre poco attraente, poco, insomma, vestita in modo semplice, in modo poco appariscente, poco sensuale, se inizia a mettersi in tiro tacchi autoreggenti e cose, è evidente che magari avrà probabile qualcuno a cui insomma eccitare le fantasie. Questo e quindi il marito deve pensare, iniziare a toccarsi perché è probabile che questo cambiamento sia dovuto a una motivazione esterna. Potrebbe essere anche dovuto a una motivazione interna, un cambiamento personale, ma è probabile che ci sia diciamo, un amante sottostante o comunque una persona a cui è interessato. Quindi teniamo presente che ogni volta che tu percepisci nell'ambito di una relazione un cambiamento, come dire, manifesto, ovviamente cambiamo tutti costantemente, però sono cambiamenti piccoli, ad esempio da quando ho iniziato il video mi è cresciuta un pochino la barba, però si nota poco, però se rimanessi qua 6 mesi si noterebbe tanto. E invece quando il cambiamento è repentino, tac, mi trovo sulla barba lunga, perché c'è qualcosa di sottostante che spinge, diciamo così,
che induce questo cambiamento. Spesso, se non viene detto che qual è il motivo, e spesso è un motivo che non può essere detto. Poi, altro indizio è una dissonanza tra quello che la persona dice e quello che la persona dice a livello verbale e quello che esprime a livello non verbale. Questa è un'altra forma, diciamo così, è un'altra indicazione che ci fa capire che c'è una falsità. Ti amo tanto, raschiamento e ti amo tanto sono due cose che non vanno d'accordo, cioè il raschiamento è una negazione del ti amo tanto. E la persona alle volte raschia prima e poi lo dice perché noi prima di parlare pensiamo, quindi la persona pensa, adesso lo dico ti amo tanto, e gli viene da raschiare e poi dice ti amo tanto. Quindi tutti i segnali che sono incongruenti prevalgono quelli, tra due segnali incongruenti, prevalgono quelli non verbali, quelli analogici, perché la nostra parte analogica, la nostra parte non verbale, la nostra parte più profonda, è quella che detiene praticamente tutto il nostro comportamento, che governa il nostro comportamento. Il nostro comportamento non è governato dalla sfera logico-razionale, bensì dalla sfera analogica emozionale. Quindi noi abbiamo queste caratteristiche. Ad esempio anche toccarsi il naso, andare a grattare, raschiamento, andare indietro, grattarsi qua dietro, oppure fare dei movimenti oculari verso la propria destra. Se non si è mancini, indica che tu non stai accedendo alla memoria. Ecco, questo vale, non è un segnale di rifiuto, questo vale su domanda specifica. Dove sei stato ieri sera a cena? E lui dice, con degli amici. Si sta inventando la risposta, sta accedendo a delle informazioni. Non sta accedendo a delle informazioni, ma sta immaginandosi una risposta, se la sta costruendo. Quindi non accede alle memorie, perché per accedere alle memorie del nostro cervello, gli occhi li dobbiamo buttare verso la nostra sinistra in questo modo. Allora vuol dire che sto ricordando, invece in questo caso sto inventando. È evidente che se inventi vuol dire che a cena con sti amici non ci sei mai andato. Poi dove sei andato non si sa, però sicuramente da qualche parte che vuoi tenere nascosta la moglie, che tuo marito ti tiene nascosto. Non credo che sia andato a recitare il rosario, magari è andato a recitare il rosario, non lo so, però è poco probabile, diciamo, è più probabile che abbia anche qua qualche tresca, qualcosa che ti vuole tenere nascosto. E quindi una dissonanza, diciamo, tra la sfera logica e la sfera emotiva ci permette di smascherare spesso una bugia. I segnali in movimento oculare ci permettono di smascherare una bugia e anche le risposte che mettono la persona in uno stato di blocco, dove tu gli fai delle affermazioni che lui non sa come dire, che rispondere, questo è un forte indicatore che ti sta raccontando una bugia. Nel senso che se tu gli dici, ma è stato lì ieri sera, ma avrai incontrato allora Mario, che era andato anche lui in quel ristorante lì, mi ha detto che c'era pure lui con la moglie nel ristorante, lui non sa che dire, c'era Mario, non c'era, l'ho visto, non l'ho visto, che gli racconto? E quindi non sa cosa raccontare e allora resta bloccato, inizia talvolta ad arrossire, talvolta gli occhi vanno alla ricerca di un'informazione, quindi si muovono, oppure guarda verso il basso, diciamo, guarda da un'altra parte. Insomma, mette in atto tutta una serie di comportamenti che ti fanno capire che lui in quel ristorante non c'è mai stato e quindi sta dissimulando. Ora, poi cosa fare? Devi deciderlo tu. L'importante è che se fai una scelta poi la porti fino in fondo, perché se tu vai ad accertare il tradimento e poi non fai nulla, resti in quella situazione, praticamente sarai massacrata o massacrato.
perché verrà poi attaccata pesantemente la tua dignità. Ecco, queste sono le cose più o meno da sapere per smascherare le persone false, e il comportamento poi devi decidere tu quale comportamento mettere in atto. Dipende molto dal tipo di relazione. Se tu scopri un tradimento devi però deciderlo a priori, non è che puoi lasciarti prendere dall'impulso. Devi capire che se tu vai a accertare il tradimento, poi devi lasciare quella persona. Perché se tu l'accerti e resti nella relazione, verrai massacrato. Quindi il consiglio è, una volta che tu scopri la menzogna o il tradimento, la cosa che ti è nascosto, devi riflettere bene prima su cosa fare, non essere impulsivo. In questi casi la fretta è cattiva consigliera, non agire per impulso, nel senso di andare a dire delle cose impulsivamente, perché poi se non riesci a sostenerle, quindi devi farti un piano strategico di azione. Ecco, questo è l'unico modo, di fare un piano strategico di azione per poter poi intervenire e mettere in atto delle strategie, diciamo così, ma devi deciderlo prima, quindi prenditi tutto il tempo per riflettere, hai il vantaggio che, come dire, hai del tempo per capire esattamente cosa fare. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!